Ragazzi, il 2024 è quasi finito, per cui quale miglior proposito per il 2025 se non quello di comprare un nuovo effetto per chitarra? Sì, ma quale? Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e come immagino sappiate questo 2024 è stato un anno fantastico per il mercato degli effetti e in particolare per i pedali per chitarra. Ne ho provati moltissimi qui sul canale e come ultimo video dell'anno ho selezionato i 5 migliori pedali per chitarra divise per categoria. Ne avrei voluto includere molti altri in questa lista, ma sono stato bravo e a questi 5 ne ho aggiunti soltanto 2 che hanno ricevuto la menzione d'onore, ma ve li svelerò soltanto alla fine. Vi ricordo che trovate i link ai prodotti in descrizione e mi raccomando ragazzi, ricordatevi di attivare la campanella qui sotto se siete già iscritti al canale, mentre se non lo siete non iscrivetevi. Ho selezionato quindi i pedali secondo 5 categorie di effetti: boost, fuzz, overdrive, compressore e delay. Iniziamo con il primo effetto, il boost. La scelta è caduta sul Tone Tweaker della Carl Martin, prima di tutto per l'indiscussa qualità costruttiva. A livello estetico è rifinito benissimo, è curato nei minimi dettagli e soprattutto ha un grande suono, ha un buffer al suo interno e oltre a offrire un boost con 12 dB di guadagno ha anche un equalizzatore con 3 potenziometri di alti, medi e bassi. Lo uso per saturare l'ampli per ottenere quella classica distorsione calda e morbida tipica della valvola satura e questo infatti è uno dei trucchi più semplici per ottenere quel suono a volumi bassi senza aggiungere distorsori esterni e con l'equalizzatore incluso potete facilmente scolpire il vostro suono. Il costo è di circa 150 euro. Se invece volete un timbro diverso con un suono che ha fatto la storia della chitarra rock, il secondo migliore effetto per chitarra fa parte della categoria fuzz. La scelta è andata sul GE Vintage King della Casleder, un pedale unico perché permette di passare da una classica timbrica in stile fuzz face alla timbrica di un classico overdrive. Possiamo passare infatti da un clean boost a un treble boost, da un overdrive morbido a una classica distorsione crunch, fino al suono fuzz super distorto. Oltre ai due classici controlli di volume e di fuzz presenti nella maggior parte dei pedali di questo tipo, ci sono altri due controlli, un potenziometro contour e un controllo molto particolare chiamato barba. Questo a mio avviso è ciò che rende fantastico il pedale. In parole semplici va a modificare il valore del condensatore in ingresso per trasformare il suono in maniera graduale e vi assicuro che vi darà tantissime soddisfazioni. Il costo è di 245 euro. Se invece preferite una distorsione più morbida e adatta anche ad altri generi, allora non potete perdervi il terzo migliore effetto, l'overdrive. Ragazzi, ma prima di vederlo prendete il vostro pedale preferito e scagliatelo sul tasto mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale, non vi voglio! Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale. Ho scelto il BB Preamp, uno dei pedali più famosi della Exotic, una ditta californiana che costruisce dei pedali bellissimi anche in formato mini. Il BB Preamp non è solo un overdrive, ma un pedale che risponde benissimo al tocco, alla dinamica, con delle frequenze medie molto equilibrate e non troppo invasive. Oltre al controllo di gain e di volume abbiamo anche alti e bassi che sono tarati su delle frequenze perfette per scolpire il nostro suono. Non è un pedale super high gain, ma è perfetto secondo me per una sonorità rock blues. Il suono infatti può passare da un clean boost al limite del break-up a distorsioni più cattive e soprattutto rispetta il carattere del proprio amplificatore. Il costo è di 190 euro. E per abbellire ancora di più il suono, il quarto pedale è quello che fa la differenza, il compressore. E se non sapete come regolare un compressore
compressore vi suggerisco di studiare il mio corso Suoni e Effetti in 2 volumi, dove oltre a imparare i 17 effetti più utilizzati, imparerete a creare 29 catene adatte a qualsiasi genere. Vi assicuro che dopo averlo visto, gli effetti per chitarra non avranno alcun segreto e risparmierete del tempo prezioso che non avete. Ho scelto il Kali 76 V2 della Origin FX, uno dei pedali preferiti tra l'altro dal mitico David Gilmour e che rappresenta l'apice dei compressori a pedali per chitarra. Ma perché è così famoso questo compressore? Partiamo dal nome. Il numero 76 si rifà allo storico compressore 1176 dell'Aurei, oggi conosciuta come Universal Audio. È una delle macchine più ricercate in ambito professionale e che potete trovare in qualsiasi studio di registrazione degno di questo nome. Ragazzi, siamo in regia e di fatto quello che adesso state per vedere è lo standard a cui si rifanno moltissimi produttori di pedali ed effetti. Vediamo l'1176 originale. L'Aurei Universal Audio 1176 LN, che ha un timbro unico, ragazzi, basato sulla tecnologia FET, che permette dei tempi di attacco e di rilascio rapidissimi. E questo compressore è considerato il primo e vero limiter a stato solido della storia e probabilmente l'avrete già sentito nel 90% della musica che avete ascoltato. Il Kali 76 utilizza circuiti FET analogici per ottenere un carattere distintivo e una compressione ultra veloce con tutti i controlli che ci aspetteremo da un compressore professionale di fascia alta, inclusa la possibilità di miscelare il segnale dry non compresso quindi e divertirsi con la compressione parallela. Il costo è di 355 euro. E se vogliamo aggiungere tridimensionalità al nostro suono, il quinto miglior pedale del 2024 è stata quasi una scelta obbligata. Ma prima mi piacerebbe sapere qual è la vostra classifica con un commentino qui sotto, che non leggerò. Il delay che ho scelto è il Carbon Copy Mini della MXR, ha il classico suono scuro tipico di un delay analogico con i classici controlli di time, delay e regen, il feedback. Ha anche un controllo bright per schiarire un po' il suono, specie se avete un amplificatore un po' scuretto, e il controllo mod per sporcare le ripetizioni con delle modulazioni che ricordano il chorus. Il tempo massimo del delay è di 600 millisecondi, sufficiente per un uso normale, e poi ragazzi, essendo in formato mini potete facilmente inserirlo nella vostra pedaliera in qualsiasi piccolo spazio rimasto. Il costo è di 199 euro. Ma come ho detto all'inizio del video, ragazzi, ci sono molti pedali che avrei voluto inserire in questa lista. Vediamo quindi quali sono le 2 menzioni d'onore. Il primo è il Corivong Compressor della Vamper, un compressore di altissima qualità che include tutti i controlli di uno strumento professionale, ma in più ci offre anche la modalità boost. E la cosa bella è che possiamo utilizzare il boost in maniera indipendente dal compressore, per cui è come avere 2 pedali in uno. In più ha una DI incorporata per il classico suono funk anni 70 ed ha un suono spettacolare. Il costo è di 299 euro. E l'ultima menzione di onore per un altro pedale che non mi sentivo proprio di escludere è il Morning Glory, sicuramente il pedale più famoso di JHS Pedals e presente nella pedaliera di numerosi chitarristi, tra cui Larry Basilio. È un overdrive cosiddetto trasparente perché risponde bene al tocco e alla dinamica, con delle frequenze medie molto equilibrate e non invasive come ad esempio in un classico tube screamer, e con delle alte ben definite e piacevoli. Come il Blues Breaker a cui si ispira, non è un pedale high gain, direi che è una distorsione medio-bassa, ma ha una compressione bellissima, delle armoniche fantastiche e soprattutto rispetta il carattere del proprio amplificatore, migliorandolo. Il costo è di 230 euro. Ragazzi, la scelta è stata dura, ma alla fine questi sono i miei primi 5 pedali del 2024 più 2 che non potevo lasciare fuori dalla classifica. Controllate in descrizione i link per accedere ai singoli prodotti e se volete qualche altro consiglio per il vostro suono, mi raccomando, guardate assolutamente il video qui sopra. Ragazzi, passate delle buone feste e che il 2025 sia per tutti un anno fantastico. Ciao ragazzi, buona musica!